di camminare attraverso la natura stessa, non in un bosco ma dentro un tunnel dove la tecnologia dà vita ai dati del pianeta Hill dal 16 dicembre, è aperta a Gorizia un qualcosa mai visto prima, la Digital Art Gallery, DAG, nella storica Galleria Bombi di Piazza Vittoria. Un ex rifugio antiaereo asburgico rinato come portale digitale dove Refik Anadol trasforma dati naturali in arte vivente attraverso l'intelligenza artificiale. 300 metri di tunnel immersivi, 1000 metri quadrati di LED wall curve, 3700 cabinet LED, il più grande spazio di arte digitale d'Europa. Ingresso gratuito con prenotazione su Airpack. Segnalo alcuni aspetti di accessibilità, come l'accesso con carrozzine, sono ancora in fase di completamento. Questa è Gorizia, questa è Go 2025, questo è il futuro dell'arte. Vi ringrazio per la vostra partecipazione a questo importante evento. Siamo qui oggi alla Galleria Bombi per presentare la Digital Art Gallery, il nuovo spazio di arte digitale immersiva che illuminerà l'interno di questa favolosa galleria, già oggi riconosciuta come il tunnel digitale più grande del mondo. Anzi, scusate, d'Europa, ma punteremo anche a farlo più grande del mondo. Un percorso di oltre 300 metri con una sezione centrale di 100 metri completamente rivestita da schermi LED di ultima generazione, per un totale di 1000 metri quadrati di superficie digitale. Un intervento d'avanguardia realizzato nell'ambito del PNRR, concepito per integrare tecnologie immersive e memoria architettonica, restituendo alla città di Gorizia uno spazio esperienziale, accessibile e fruibile gratuitamente da tutti i cittadini e da tutti i visitatori che siamo certi verranno a Gorizia per vederlo. A inaugurare la Digital Art Gallery sarà Data Tunnel, un'installazione unica al mondo firmata da Refik Anadol, tra i più autorevoli artisti internazionali nel campo della digital art e dell'estetica dei dati. Data Tunnel è concepito come un flusso visivo continuo che attraversa l'intera estensione del LED wall, trasformando la Galleria Bombi in vero e proprio organismo digitale vivo, capace di dialogare con lo spazio, la storia e il movimento delle persone. La Digital Art Gallery rappresenta uno dei lasciti più significativi di Go 2025, un progetto permanente che coniuga innovazione, rigenerazione urbana e visione internazionale e che rafforza il ruolo di Gorizia come polo di eccellenza per l'arte e la cultura contemporanea. A questo punto diamo subito la parola al padrone di casa, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che invito sul palco. Al presidente facciamo chiudere. Ho pagato il mio ringraziamento. Ho un minuto e mezzo, perciò evito ringraziamenti, ma non posso, oltre che un saluto a tutti voi, a ringraziare, oltre che come istituzione, personalmente il presidente Federica, perché non so quanti sanno che è proprio stata una sua intuizione riuscire a capire che questo è un luogo che consentiva solamente il transito da un luogo all'altro è diventato un luogo invece che ha appeal. 75 anni fa è stata posata l'ultima pennellata, perciò sono da 75 anni che utilizziamo a Gorizia questa galleria. Un grazie anche per un motivo particolare, davvero, come dicevi tu, questo rappresenta senza dubbio il principale lascito. Abbiamo tanti lasciti dal punto di vista delle emozioni, delle relazioni, della collaborazione internazionale, della coesione, tantissime bellissime cose, però questo davvero è quello che consentirà, una volta che sono state accese e mai più spente, saluto anche Samu Turel, sindaco di Nuova Gorizia e gli assessori presenti, una volta che saranno spente le luci della capitale europea del 2025 rimarranno accese le luci. Una volta che una città è capitale europea, vero Samu, rimarremo capitale europea per tutta la vita. Vivo godo di ottima salute, grazie Presidente, sono rimasto un minuto e mezzo e credimi, quando insisto nel dire un ringraziamento personale a te, perché questo è l'applauso, io non lo chiedo mai, consentitemi un applauso al Presidente Federica. No, Max, non sai che non lo faccio mai, perché è stata proprio la tua intuizione. Grande a tutti, a tutto il territorio. Grazie Presidente. Grazie sindaco Ziberna. Go 2025 ha battuto ancora una volta i confini tra la nostra regione e la vicina Slovenia, ponendo le basi per l'evento odierno. Invito quindi sul palco il sindaco di Nuova Gorizia, Samu Turel. Prego. Buonasera, a quanto ho capito abbiamo tempi ristretti, perciò parlo in italiano che risparmiamo almeno il tempo dell'interprete. Un saluto istituzionale a mio nome personale anche del comune di Nuova Gorizia a tutte le autorità presenti. Sì, questa devo dire che è un primo passo, ma molto molto importante per quanto riguarda il lascito della capitale europea della cultura. Anche da noi, dalla nostra parte, sul digitale stiamo facendo qualcosa, l'X-Center, il Pixel Point Festival, perciò questo, credetemi, è un'addizione molto importante per entrambe le città. Consentitemi, Presidente, mi consenta
di dirlo che lo sentiamo anche dalla nostra parte del confine come qualcosa che rimarrà, come ha detto il collega Rudy, per sempre, perché se siamo stati Go 2025, adesso saremo Go per sempre, oppure Go forever. Grazie. Grazie, signor Presidente. Questo progetto è un vero ponte tra passato e futuro, che utilizza la cultura di frontiera come strumento di dialogo e unione tra i popoli, come sono certo che ci illustrerà il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura, Mario Anzi. Prego. È proprio così, questo è un luogo simbolo della cultura di frontiera che la nostra regione terra di confine sostiene con convinzione. Il confine non è più solo un muro, un ostacolo, una divisione, ma è una nuova opportunità di amicizia ed è anche un luogo di incontro dove convivono nuove idee, dove convive il passato, e con l'anno europeo della cultura abbiamo potuto mostrare l'anima autentica di queste città ora amiche, e dove si trova anche però un collegamento tra il passato e le nuove tecnologie e il futuro, e questa è proprio l'intuizione del nostro presidente Massimiliano Fedriga. Oggi lo vedrete, a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, è già tempo di futuro. Grazie. Bene, a chiudere questa fase degli interventi istituzionali, che vi garantisco è stata più veloce dei miei 22 anni di carriera, sarà il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che invito sul palco non solo in qualità di governatore, ma anche come profondo estimatore delle opere di Refik Anadol e convinto sostenitore di questo progetto. Grazie. No. In realtà perché io adesso posso parlare mezz'ora, una scusa, no. Non è colpa mia perché purtroppo devo andare a Roma, ma questo è veramente, ringrazio veramente il sindaco di Nuova Gorizia, il sindaco di Gorizia, grazie Rudiane per le belle parole, il vicepresidente della regione, grazie mille, Mario, e l'assessore Calari. Vi racconto, è successo che un giorno viene in ufficio la dottoressa Sodini e racconta come sono andate le cose e mi dice: c'è questa opportunità, ci sarebbe da fare una galleria digitale con... e potremmo riuscire a coinvolgere Refik Anadol, che è il più grande artista digitale oggi a livello globale. Ovviamente l'investimento era più oneroso rispetto semplicemente di qualificare una galleria, però io ho detto, se in generale, ma soprattutto durante la capitale europea della cultura, non lasciamo un'infrastruttura culturale importante, ma soprattutto non diamo un esempio straordinario. Quando il pubblico riqualifica non è che semplicemente toglie l'infiltrazione e ridipinge, ma ridà valore a un'infrastruttura, ridà prospettiva e capacità attrattiva a una galleria. Allora su questo abbiamo iniziato a lavorare seriamente, siamo riusciti, devo dire, anche in tempi molto rapidi, perché voi pensate anche le criticità che ci sono nel fare un'infrastruttura di questo tipo, con tutti i pannelli LED che ci sono ad alta definizione, coinvolgere un artista di questo spessore, e poi è qualcosa di straordinario perché facciamo un'opera che secondo me racchiude lo spirito di Go25. Go25 è la connessione tra popoli, quest'opera è la connessione, perché prende dati da tutto il mondo, fra le diverse culture del mondo, le diverse persone del mondo, tutto quello che si muove, che viene concentrata in un'opera d'arte digitale all'interno di questa galleria. Io chiudo per non stare in 1 minuto e mezzo, ma quello che vi voglio dirvi è che per quanto mi riguarda questo è l'inizio di un percorso. Oggi e per qualche mese avremo Refik Anadol, ma questa infrastruttura deve essere valorizzata insieme anche a Nuova Gorizia, come ha detto il sindaco, ma per creare degli eventi, ovviamente qualcosa, ma non bisogna anticiparlo troppo, degli eventi che possono essere strutturati negli anni e rendere Gorizia e Nuova Gorizia, insieme a Nuova Gorizia, capitale dell'arte digitale. Su questo noi dobbiamo lavorare in modo serio, è uno spazio che possiamo prenderci e tutti possono parlare di fare arte digitale. Noi oggi ce lo possiamo permettere perché abbiamo una delle infrastrutture più importanti a livello europeo. Grazie mille e buona lavorazione a tutti. Grazie governatore. Siamo quasi in chiusura, ma è ancora un secondo lì, perché credo che sia doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa straordinaria iniziativa, a partire da Refik Anadol, dal Comune di Gorizia, l'EDR di Gorizia, ERPAC,
MIT, il primo centro internazionale per l'arte e la cultura digitale, Promoturismo FVG, tutte le imprese, le maestranze e i tecnici che hanno contribuito a questo fantastico progetto. L'ideatore dell'iniziativa, Claudio Tognoni, che non vedo ma so. Perfetto. E infine una persona che ha sempre operato con caparbietà, competenza e umiltà per Gorizia e l'intero Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Sandra Sudini. È troppo modesta. Grazie a tutti per la vostra attenzione, vi invito ora a raggiungere il luogo del taglio del nastro che è alle mie spalle per dare ufficialmente vita a questo magnifico progetto che vi ricordo sarà fruibile ufficialmente già da questa sera. Grazie a tutti. Sei tu. No. Forbici. Siamo tempi ragazzi incredibili. No, facciamo tutti insieme. Ecco. Ma dov'è Claudio? Anche la Ah, eccolo qua. Io penso, tagli, si paga taglia. 1, 2. Questo che costa? Sono 5 euro. A vita. Grazie a voi. 15 euro a 15 euro sei. 15 euro. Io non sono mai stato dentro, ero solo visto i video che mi mandavano. Posso picarlo di Ma se non mi sposti dovremmo andare avanti, alzo il dei. Ma quando porca maglia di qua? Spero cambia.